Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. I mezzi di trasporto in città. Nella mia città ci sono molti mezzi di trasporto. Ogni giorno, quando mi sveglio, vedo le strade piene di persone e di veicoli. La città è grande e viva. I mezzi di trasporto sono molto importanti per spostarsi da un luogo all'altro. Io uso i mezzi di trasporto per andare a scuola, per andare a lavorare, per fare la spesa e per visitare amici e parenti. In questa mia storia voglio raccontare dei mezzi di trasporto che si trovano in città, con parole semplici e frasi chiare. In città, il mezzo più usato è l'autobus. Ogni mattina, molte persone salgono sull'autobus per andare al lavoro e a scuola. L'autobus è grande e può portare molti passeggeri. Quando salgo sull'autobus, pago il biglietto o uso la tessera elettronica. Mi piace viaggiare in autobus perché posso guardare fuori dal finestrino e vedere la città. Le strade sono sempre piene di automobili, moto e biciclette. L'autobus parte da una fermata e arriva in un'altra fermata. In alcune fermate si parla, si ride e c'è un po' di chiacchiera tra le persone. L'autobus mi porta vicino al mio luogo di studio e, quando scendo, trovo sempre amici con i quali mi fermo a parlare. Un altro mezzo di trasporto molto usato in città è la metropolitana. La metropolitana è un treno sotterraneo che va velocemente da una stazione all'altra. Mio padre usa la metropolitana per andare al lavoro ogni giorno. Io non l'ho usata spesso, perché vivo vicino alla scuola, ma mi piace l'idea di poter viaggiare veloce senza il traffico. Le stazioni della metropolitana sono grandi e luminose. Quando entri in metropolitana, ci sono grandi scale mobili e ascensori. Le persone aspettano sul binario e il treno arriva ogni pochi minuti. Anche se a volte il treno è molto affollato, è un mezzo di trasporto comodo e rapido. Molte persone in città usano anche i taxi. I taxi sono automobili speciali che portano le persone dove vogliono andare. Quando una persona ha fretta o non vuole aspettare l'autobus, chiama un taxi. Il taxi è un mezzo più costoso, ma molto comodo. Io ricordo una volta in cui ho preso un taxi per andare all'aeroporto con la mia famiglia. Il taxi era nero e pulito e il conducente era gentile. Mi ha raccontato delle sue esperienze in città e mi ha fatto sentire sicuro durante il viaggio. Anche se non prendo spesso il taxi, è bello sapere che è disponibile quando serve. Un altro mezzo di trasporto importante, soprattutto nelle città moderne, è il tram. Il tram è un vagone che corre su binari nella strada. Nella mia città ci sono alcune linee di tram che collegano il centro con i quartieri periferici. Il tram è molto tranquillo e silenzioso. Mi piace viaggiare sul tram perché posso vedere le vetrine dei negozi e le persone che passeggiano. Il tram è un mezzo ecologico che aiuta a ridurre l'inquinamento in città. Ogni volta che salgo su un tram, mi sento parte della vita della città e capisco che il trasporto pubblico è importante per proteggere il nostro ambiente. Non posso dimenticare il mezzo di trasporto più amato da molti giovani, la bicicletta. In città, molte persone usano la bicicletta per spostarsi, soprattutto quando il tempo è bello. Io a volte esco con mia sorella in bicicletta e andiamo a fare una breve passeggiata nel parco o a visitare un amico. Le biciclette sono leggere e veloci e non inquinano. Spesso vedo persone che pedalano nei corsi dedicati, dove la strada è segnata per la sicurezza.
La bicicletta è uno sport e un mezzo di trasporto. Mi piace sentire il vento sulla faccia mentre pedalo e osservare la natura intorno a me. Quando vado in bicicletta, porto anche un casco per proteggermi. Questo mezzo mi fa sentire libero e felice. Nella mia città molte persone usano anche l'auto. Le automobili sono comode, ma spesso ci sono molti traffico e strade affollate. Mio papà ha una macchina rossa e bella che usa per andare al lavoro. Quando guido in auto, ascolto la radio e parlo con i passeggeri. Le strade della città sono piene di automobili di ogni colore e modello. Anche se l'auto è un mezzo veloce, a volte è difficile trovare parcheggio. Per questo motivo, molte persone preferiscono i mezzi pubblici o la bicicletta. L'auto è comunque importante soprattutto per chi ha bisogno di spostarsi rapidamente in città o per viaggiare fuori città durante il fine settimana. Un altro mezzo di trasporto che si usa spesso in città è il monopattino elettrico. Negli ultimi anni, il monopattino elettrico è diventato molto popolare, soprattutto tra i giovani. Il monopattino è leggero, facile da usare e veloce. Molte persone lo noleggiano per qualche ora quando vogliono fare un breve spostamento in città. Io ho visto dei ragazzi che si divertivano a girare per le strade con il monopattino elettrico. È una soluzione moderna e divertente per evitare il traffico e arrivare a destinazione in poco tempo. Anche se io non lo uso molto, trovo interessante questa novità e mi piace l'idea di un trasporto ecologico e innovativo. Ci sono anche altre soluzioni di trasporto nella città, come il servizio di car sharing. Alcune persone non hanno una macchina propria, ma possono noleggiare un'auto per poche ore quando ne hanno bisogno. In questo modo si riduce il numero di auto in circolazione e si risparmia denaro. Il car sharing è una soluzione utile per chi vive in città e vuole muoversi in modo flessibile. Io ho visto le auto per il car sharing parcheggiate vicino alle stazioni degli autobus e in grandi parcheggi. È una scelta intelligente per ridurre l'inquinamento e migliorare il traffico urbano. Oltre ai mezzi di trasporto che ho descritto, in città c'è anche una grande attenzione alla mobilità sostenibile. Molte città hanno creato piste ciclabili, corsie preferenziali per i mezzi pubblici e zone a traffico limitato. In questo modo si cerca di ridurre l'inquinamento e di creare spazi più sicuri per i pedoni. Io mi piace camminare a piedi per alcune strade. Quando cammino, posso osservare i negozi, parlare con le persone e godermi la vita urbana. Camminare è anche un ottimo esercizio per il corpo. Spesso, dopo aver preso l'autobus o il tram, scendo e cammino per alcuni minuti fino a destinazione. È un modo semplice per mantenersi in forma. La città di oggi offre molte possibilità per spostarsi. Ogni mezzo ha i suoi vantaggi e le sue caratteristiche. Mentre l'autobus e la metropolitana sono molto usati per coprire grandi distanze, la bicicletta e il monopattino elettrico sono ideali per brevi tragitti e per rispettare l'ambiente. L'auto e il taxi sono comodi per chi ha bisogno di comfort e velocità, anche se possono essere costosi e causare traffico. In ogni caso, la varietà dei mezzi di trasporto aiuta le persone a scegliere la soluzione migliore in base alle loro esigenze. Quando esco di casa, mi piace pensare a quanti mezzi esistono e a come ognuno di essi contribuisca a rendere la città un luogo più dinamico e accessibile. Inoltre, i mezzi di trasporto non servono solo per muoversi, ma sono anche parte della vita sociale della città.
Quando salgo sull'autobus o prendo la metropolitana, incontro tante persone diverse. A volte parlo con un estraneo che va allo stesso posto, altre volte ascolto le conversazioni degli altri passeggeri. Questi momenti mi fanno capire che la città è fatta di tante storie diverse e che ogni persona ha il proprio modo di vivere e di muoversi. In questo senso, il trasporto pubblico diventa un luogo di incontro e di scambio, dove si possono scoprire nuove idee e fare amicizie. Alla fine, ciò che rende speciali i mezzi di trasporto in città è la loro capacità di unire le persone. Ogni mattina, quando salgo su un autobus, una metropolitana o un tram, mi sento parte di una grande famiglia. La città diventa un posto vivo, dove ogni strada, ogni fermata e ogni veicolo racconta una storia. Io sono felice di poter viaggiare in modo semplice e sicuro, e ogni mezzo mi aiuta a vivere meglio la mia giornata. Grazie a questa varietà, posso scegliere come spostarmi in base al tempo, all'umore o alle necessità. Anche se a volte il traffico può essere un problema, io apprezzo il fatto che nella mia città ci siano così tante opzioni per muoversi. Per me, i mezzi di trasporto rappresentano la libertà e la possibilità di esplorare il mondo. Ogni volta che prendo un autobus o una metropolitana, mi sento come se stessi partendo per una piccola avventura. Ogni viaggio, per quanto breve, è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo, per imparare qualcosa sulla città e per conoscere persone diverse. È un'esperienza quotidiana che rende la mia vita più interessante e mi spinge a crescere. La città, con i suoi mezzi di trasporto, mi insegna il valore della mobilità e della connessione tra le persone. In conclusione, i mezzi di trasporto in città sono molto più di semplici veicoli. Sono strumenti che collegano le persone, che facilitano la vita e che creano un legame tra il centro e i quartieri. Sono parte integrante della vita quotidiana di chi vive in città e rappresentano il modo migliore per scoprire, vivere e amare ogni angolo del nostro ambiente urbano. Ogni volta che salgo su uno di questi mezzi, mi ricordo che muoversi è un piacere e che la città è piena di opportunità. E così, ogni giorno, mi sento fortunato di poter scegliere il mezzo di trasporto che più mi piace, sapendo che ognuno di essi ha un ruolo speciale nel rendere la mia vita più semplice, più piacevole e, soprattutto, più connessa con le persone che mi circondano. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.